La centralità è un problema vero di tutti gli sciatori a tutti i livelli. È un problema falso se lo si intende come un problema di posizione. Bisogna risolverlo senza neanche pensarci, agendo sugli aspetti dell'anticipo motorio e dei tempismi esecutivi. Se vogliamo avere una centralità dinamica non serve a nulla pensare ad una posizione dello stare avanti, stare fissi in un assetto che apparentemente potrebbe sembrare centrale. Dobbiamo considerare che nella prima parte della curva siamo su una pendenza che cresce e nella seconda parte della curva siamo in una pendenza che decresce, per poi tornare a crescere nel tuffarci verso la nuova curva. In questo caso avessimo una serie di onde da superare, è ovvio che per non saltare via al termine di questo piano, al riaumento della pendenza, in questa fase qua noi dobbiamo essere coscienti del prossimo aumento della pendenza, e questa fase qua è praticamente questa della chiusura curva. Quindi è importante anticipare sia visivamente la percezione della pendenza del terreno nella nuova curva, sia a livello motorio gestire i tempismi esecutivi di questa curva con le pressioni che sono in aumento e anticipare l'avanzamento verso la nuova pendenza del terreno, in modo che lo sganciarsi dalla curva verso sinistra e l'andare a prendere inclinazione nella nuova curva verso destra sia un assecondare il pendio, andare a cercare la pendenza con un trasferimento della massa del corpo a scavalcare gli sci su una linea praticamente parallela alla pendenza del terreno. Quindi non pensiamo alla posizione, ma pensiamo a cercare il tempismo giusto per uscire in direzione avanti e basso per poter entrare nella nuova curva con la giusta direzione del movimento. La centralità, quindi, che è un elemento importantissimo, uno dei 4 fondamentali, importante tanto nelle curve corte come in quelle di più grandi dimensioni, la possiamo andare a cercare in modo nuovo proprio con la mente all'anticipo motorio e ai tempismi esecutivi. Quando si entra in curva, già nella fase di cambio, bisogna pensare che si vorrà uscire presto dalla curva seguente. Ecco, in questa fase, quando lo sci inizia la presa, bisogna già pensare ad andare via, in modo che le spalle si portino verso la discesa, verso la nuova curva, e mentre gli sci prendono, queste siano già a scavalcare i piedi e senza subire dei contraccolpi e dei movimenti poi verticali. Quindi le spalle procedono alla stessa altezza, alla stessa velocità tra una curva e l'altra e in modo continuo. La stessa cosa la possiamo mettere in atto nelle curve più lunghe. Mentre si sviluppano i carichi e la parte bassa, piede, vincolo fino al bacino, tiene la curva, tiene la sponda, la parte alta già deve predisporsi a voler venire via, a voler andare giù verso la discesa nello sgancio da questa curva e nell'ingresso della curva seguente. Lo vediamo qua con questi fermi immagine. Qui comincia la fase di sgancio dalla curva, le spalle hanno cercato l'uscita in avanti, le gambe modulano i carichi e magari assorbono anche un po' il cambio tra una curva e l'altra, e le spalle sono già pronte centrali per entrare con pieno equilibrio e piena potenza sui piedi nella curva seguente. Quindi qua voglio andare via dalla curva,
voglio andare via dalla curva, devo pensarlo in anticipo, appena entro voglio lavorare la curva per andare via e non preoccuparmi del voglio fare tutta la curva, chissà se va bene o se va male e poi sono in ritardo per la curva seguente. Diventa molto molto importante la centralità ovviamente sui cambi di pendenza, quindi dal terreno piatto a quello pendente guardare avanti e buttare giù le spalle nella discesa in modo da dargli velocità costante e costante aderenza al tutto sul terreno.